Se è vero che il tempo è la nostra risorsa più preziosa, quanto amore e generosità ci sono in chi decide di donare il suo tempo libero agli altri? Oggi vi vogliamo portare all'interno di un mondo del quale quasi mai si parla, il volontariato del 118, un mondo e una realtà la quale ci accorgiamo di esistere solo quando ne abbiamo veramente bisogno. Una delle scene più crude che abbiamo mai visto, e che una di quelle mi sono rimaste, è un ragazzo che è morto e si è impiccato alla nappa della doccia. La bambina sbalzata di macchina in un incidente che sì, abbiamo provato, massaggio, ventilazione, ma era già morta. Quello che scopriremo insieme oggi è qualcosa di veramente profondo, come chi mette la propria vita a disposizione degli altri vede l'amore e la vita stessa. Facendo interventi di gente ubriaca, incidenti stradali, ti rendi conto che la vita è una sola e va vissuta al meglio e devi essere contento di averla. Oggi ci troviamo a Siena, nella sede della pubblica assistenza, e qui ogni giorno si divide in turni, fra mansioni e compiti diversi dei volontari. Ma l'emergenza non è l'unica parte del loro lavoro. Ci sono tantissimi servizi che gente che viene da fuori, come me, non conosce e che creano un legame forte e importante con gli utenti, cioè chi riceve il servizio, e i volontari, ovvero chi fa il servizio. Qui ci sta, la zona dei volontari, ci sta la cucina, il bar, qui si tengono i mezzi, l'autolavaggio, questo è il garage principale, mentre di qua sulla destra c'è lo stand-by, che è l'ambulanza di seconda, non si garantisce sempre, è un'aggiunta per la comunità. A parte il casino che ci sta qui, ci sta anche il magazzino della protezione civile, ci sta anche la parte di protezione civile che è sempre gestita dai volontari. Poi di qua un'altra bellissima ambulanza che è la cicogna, è l'ambulanza che si usa per il trasporto neonatale. E rispetto all'ambulanza normale questa allora, rispetto all'ambulanza normale, l'unica caratteristica, a parte il passo lungo, è che c'ha il pianale regolabile per cercare di non prendere scosse. Alla fine le ambulanze sono furgoni, questa per garantire la sicurezza del bambino e che sia più tranquillo possibile, il viaggio vada bene, più comunque sono scriccioliosi. Com'è cambiata, se è cambiata, la tua visione sulla vita e anche sulla morte? O ti fai la scorza o ne accusi tante le cose come le cose sono successe, eccetera. Io personalmente, quando sono entrato qui dentro, pensavo di venire a fare volontariato e dare aiuto alle persone. In realtà ho trovato una seconda famiglia. Qual è secondo te la parte più difficile di intervenire in un'emergenza? Entrare nelle case delle persone è sempre la parte più ostica, a prescindere dal servizio. Quando quando un paziente ci chiama, un utente, una persona che necessita un soccorso ci chiama, al 99% noi entriamo in casa di quella persona e quindi c'è il mondo di quella persona in casa, e spesso dobbiamo stare attenti a come ci muoviamo, cosa diciamo, ci vuole un po' di sensibilità, un po' di tatto. Una delle scene più crude che abbiamo mai visto, e che una di quelle mi sono rimaste, è un ragazzo che è morto e si è impiccato alla nappa della doccia. E in questo caso, quando noi non abbiamo informazioni, ci viene attivato il Rosso No Info. Il Rosso No Info è un codice, è il più alto codice di colore e il più alto caso di emergenza che abbiamo, in cui vengono attivate tutti, compresi i vigili del fuoco e forze dell'ordine, perché non abbiamo informazioni. Noi siamo arrivati lì, c'era la porta chiusa a chiave da dentro, noi non possiamo sfondare le porte, dobbiamo aspettare l'arrivo dei vigili. In quel momento arrivò l'automedica, cioè noi arrivammo 20 secondi prima dell'automedica, era un codice di attivazione rosso per non cosciente non respira, che fortunatamente nell'80% dei casi si traduce sempre in niente. Cioè, quella volta era una di quel 20% che invece era vero. E si arrivò, c'era la porta chiusa, il medico si prese la responsabilità di sfondare la porta, cosa che noi non possiamo fare,
E allora a quel punto, una volta il medico ha deciso di sfondare, l'abbiamo sfondata, siamo entrati e questo ragazzo era incosciente e questo è stato molto toccante insomma, emotivamente, anche adesso sono passati 5-6 anni, anche di più, è emotivamente forte perché quando una persona inizia a perdere coscienza, inizia a essere sul punto di iniziare a perdere la vita, facciamola semplice, si attivano dei meccanismi interni di salvaguardia della vita e quindi tendenzialmente uno o si alza o si gira o in qualche modo il corpo per natura cerca di reagire. Cosa significa amare secondo te e cosa hai imparato sull'amore in questi 11 anni di servizio alla pubblica assistenza? Semplicemente andare a prendere le persone dalle case di riposo a Natale e portarle a pranzo dai parenti e poi riportarle a casa. Ed è una cosa che mi riempie per tutto l'anno. Gestione 281 per l'obiettivo. Ci siamo? Mi muovo. Bacini. Assistere da vicino e vedere quello che fanno i volontari del 118, la loro preparazione, la loro tenacia, la loro collaborazione è incredibile. Come vedete anche io sono vestito da volontario oggi, ci hanno dato la loro pettorina per differenziarsi e andare con loro in ospedale a prendere i pazienti. Vedere da vicino quello che fanno i volontari del 118, vedere come collaborano, con che tenacia, con che umanità è toccante, è veramente incredibile. Vedere come possono aiutare le persone e in alcune situazioni salvarle. Finora è stata un'esperienza veramente assurda perché da dentro vedi cose che non vedresti mai da fuori e soprattutto capisci l'importanza del loro ruolo, di queste persone, perché di solito quando noi le chiamiamo è solo quando ci servono e quando nella normalità stiamo bene non capiamo e non vediamo realmente la loro importanza. Di interventi ne ho fatti tanti in questi anni e purtroppo tanti sono stati, diciamo, più brutti che belli. Io dico sempre, quando a volte parliamo con i nostri colleghi, dico sempre, a me mi manca la cosa più bella che può succedere in un'ambulanza, no? Che è la nascita di un bambino. Durante gli anni di servizio cosa avete, se avete, imparato sull'amore? L'esserci è una forma d'amore immensa. Esserci accanto, esserci presente, esserci con la testa, sono forme d'amore che non si possono descrivere ma che sono immense, questo è il mio pensiero. Tanto amore negli interventi lo trovo quando specialmente capitano interventi negli RSA, quindi dove ci sono persone molto più fragili, e dove ci sono persone che hanno veramente bisogno di te perché in quel momento sei te che gli puoi dare una mano e l'amore poi lo trovo nei servizi. Noi facciamo anche il servizio della cicugna oltre all'emergenza, che è un servizio molto molto particolare e l'amore tanto lo trovo lì, perché quando poi ti trovi a confrontarti con realtà dove veramente te hai un batufolino, come si dice a Siena, di non più di 31 giorni, insomma, ecco, quello ti fa vedere, ecco, quello è l'amore. Rosso.
Vai! Fuori! Via libero! Io quando ero piccola volevo fare l'infermiera, poi per svariati motivi non l'ho potuto fare, ho fatto tutto un altro tipo di lavoro. Mio marito, che era un po' più grande di me e che è andato in pensione molto prima di me, è venuto qui a fare il volontario alla pubblica assistenza e piano piano ha coinvolto sia mia figlia che me fondamentalmente. Mio marito purtroppo non c'è più e io e mia figlia continuiamo. C'è Rossella un episodio durante, diciamo, questi 14 anni che ti ha colpito nel bene o nel male, che ti è rimasto impresso? La bambina sbalzata di macchina in un incidente che sì, abbiamo provato, massaggio, ventilazione, ma era già morta. Quindi sono cose che ti segnano. Qual è la situazione, diciamo, più difficile, secondo te, che ti sei ritrovato ad affrontare sul campo? Gli incidenti stradali, forse. Gli incidenti stradali, perché non sai mai quello che trovi, e trovi dal bambino all'adulto, e quando trovi anche conoscenti anche peggio. Non riesci più forse a lavorare, meglio non conoscerli perché riesci a lavorare meglio, insomma. Ecco. Cosa significa amare secondo te, e se questa esperienza che hai fatto e stai facendo all'interno del 118 ti ha portato ad imparare qualcosa sull'amore? E andando a prendere una persona è capitato di metterci insieme, insomma. Proprio questo sì, amare anche in questo modo, perché salvandola ci siamo risentiti, roba del genere, e ci siamo messi insieme. Questo forse è l'amare. E poi anche amare anche il prossimo, diciamo il prossimo, aiutare il prossimo. Forse questo è l'amare, non lo so, riuscire a dargli un sorriso, una felicità, forse anche quello, forse, questo è l'amare. Non è che si impara, l'amore ce l'hai dentro, la pubblica assistenza lo tira fuori. Io infatti vengo qui, ma come tanti come me, si viene qui per amore, per amare, per dare. Tutto il resto, come diceva Califano, è noia. Stare una giornata intera a stretto contatto con i volontari del 118 è stata un'esperienza davvero emozionante. Chi come me ha la lacrima facile non può non meravigliarsi di tutta la generosità, l'altruismo e il bene che queste persone mettono in gioco per noi, per tutti noi. Portano avanti un servizio fondamentale per il benessere di tutti, eppure spesso non ricevono i ringraziamenti o il riconoscimento che meritano per ciò che fanno tutti i giorni. Da loro ho imparato che anche il gesto più piccolo, anche un dettaglio, può cambiare la vita di una persona e rendere il mondo un posto migliore.